In questo video scopriremo insieme passo passo come realizzare questa borsa, perfetta per la bella stagione per andare al mare ma non solo, utilizzando solamente il filato e il nostro uncinetto. Partiremo dalla creazione di un fondo rettangolare, impareremo a lavorare il punto granny senza alcun segno di apertura o chiusura del giro in circolare, e concluderemo il nostro progetto lavorando sempre infilato questi manici direttamente agganciati al corpo della nostra borsa. Quali sono le misure del nostro progetto? Abbiamo circa 42 cm in larghezza per un'altezza complessiva, considerando anche i manici, di circa 57 cm, ma voi potrete ovviamente modificare, adattare tutte le misure del progetto in base al vostro gusto e alle vostre esigenze. Nel corso del tutorial vedrete che non ho applicato alcun supporto interno alla mia borsa. Questo perché mi piaceva l'idea di un modello morbido da lavorare solo con il filato, perfetto per stare ad aria aperta, per andare al mare, ma non solo. Ma ovviamente se lo desiderate, se ne avete necessità, potete rendere più rigide alcune parti del progetto, ad esempio il fondo. Inoltre non ho applicato la fodera al mio progetto perché mi piaceva mantenere l'effetto traforato. Per quanto riguarda la chiusura della borsa, personalmente vi consiglio un bottone magnetico da applicare qui al centro, oppure se lo desiderate potete ad esempio inserire una cerniera con zip. Insomma, un progetto che potete interamente personalizzare. Nel box informazioni subito sotto il video troverete tutte le informazioni per l'acquisto di questo filato. Vi anticipo un filato di Borgo dei Pazzi Firenze 100% made in Italy, e sempre nel box informazioni sotto il video troverete tutti i contatti di Borgo dei Pazzi, il numero per l'assistenza agli acquisti e le informazioni e anche il canale Telegram al quale vi invito ad iscrivervi per non perdervi novità e promozioni. Passiamo quindi a vedere insieme le caratteristiche di questo filato super morbido da lavorare ma allo stesso tempo resistente. Fatemi poi sapere se questo progetto sarà di vostro gradimento lasciandomi un bel pollice in su e un commento sotto il video, e se non volete perdervi tutte le prossime pubblicazioni del mio canale YouTube Uncinetto d'Argento, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi cliccando sull'apposito pulsante presente sempre sotto il video. Amore corda 2 mm di Borgo dei Pazzi Firenze. Si tratta di un filato riciclato, 75% cotone e 25% di poliestere. La rocca ha un peso di 500 grammi per una resa di circa 450 metri. Per l'uncinetto e i ferri da maglia ci vengono consigliate le numerazioni 3,5 oppure 4. Come tonalità ho scelto un color corda molto naturale che trovate in tabella colore con il codice 723, ed è solamente una delle tantissime tonalità disponibili per questo filato 100% made in Italy. Cominciamo il nostro progetto partendo dal fondo che dovrà rispettare una determinata caratteristica, così da poter realizzare la lavorazione che avete visto nelle immagini di anteprima di questo tutorial. Il nostro fondo sarà un rettangolo con relativo giro di perimetro. Al termine del giro di perimetro dovremo avere come base un numero di maglie multiplo di 3. Se utilizzate un filato diverso rispetto al mio oppure volete delle dimensioni differenti per la vostra borsa, tenete presente questa caratteristica, il multiplo di 3, per andare a calibrare il numero di catenelle iniziali e il numero di giri di lavorazione del vostro fondo. Nel mio caso, realizzato un cappio con il mio filo, vado ad avviare 16 catenelle. Completate le 16 catenelle partendo dall'uncinetto, torno ora indietro nella penultima catenella lavorata, la numero 15. Entro con l'uncinetto e lavoro un punto basso. Proseguo con una maglia bassa in ciascuna catenella fino al termine del giro. Se avrò lavorato correttamente, al termine del giro avrò un totale di 15 punti bassi.
Lavorata un'ultima maglia bassa nell'ultima catenella disponibile, ho così completato il mio primo giro di lavorazione. Per cominciare il successivo realizzo una catenella di supporto e volto il lavoro. Questa catenella, essendo di supporto, non va a sostituire alcun punto. Come devo proseguire per questo giro e tutti i prossimi giri? Dovrò lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto, senza aumenti e senza diminuzioni, mantenendo quindi costante il numero di maglie di base. Se al termine del giro precedente avevo 15 punti bassi, al termine di ogni giro avrò sempre 15 punti bassi. E al termine di ciascun giro, prima di voltare il lavoro, devo sempre realizzare una catenella di supporto. Per quanti giri dovrò ripetere questi passaggi? Dovrò lavorare in giri di andata e ritorno a punto basso per un totale di 40 giri. Il primo giro di lavorazione lo abbiamo eseguito insieme. Ci restano ancora da lavorare 39 giri a punto basso normale, senza aumenti e senza diminuzioni. Completati i nostri 40 giri totali di lavorazione a punto basso, il nostro fondo ha raggiunto queste misure: 25 per 11 cm. Vediamo ora, al termine del giro di lavorazione numero 40, come eseguire il giro di perimetro del nostro pannello. Completato il 40° giro, a differenza dei giri precedenti, non realizziamo una catenella di supporto. Lavorato l'ultimo punto disponibile, realizziamo una catenella che farà parte della sequenza di 3 punti che lavoriamo per ciascun angolo. Nell'ultimo punto disponibile abbiamo quindi lavorato maglia bassa e una catenella. Ruotiamo leggermente il pannello e nello stesso punto lavoriamo un secondo punto basso. Questa sequenza di maglia bassa, catenella e maglia bassa sarà quella che lavoreremo in ciascun angolo. Siamo su uno dei 2 lati lunghi del nostro fondo. Dobbiamo eseguire una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione. Quindi mi sposto sul giro di lavorazione successivo ed eseguo un punto basso. Mi sposto giro dopo giro fino ad arrivare all'angolo opposto. Siamo arrivati all'angolo. Alla nostra sinistra abbiamo le catenelle con le quali abbiamo avviato la lavorazione del fondo. Nella catenella presente nell'angolo lavoriamo la nostra sequenza di punti. Una maglia bassa, catenella, ruotiamo il pannello, un'altra maglia bassa nello stesso punto di base. Proseguiamo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella fino ad arrivare all'angolo opposto. Nell'ultima catenella, quella nell'angolo, lavoriamo la nostra sequenza: maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto di base. Siamo sul secondo lato lungo del nostro fondo. Proseguiamo lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare qui, all'ultimo angolo, dove abbiamo cominciato il nostro giro di perimetro. Nell'ultimo punto disponibile dobbiamo lavorare la nostra sequenza di 3 punti per formare l'angolo. Il primo punto l'abbiamo già lavorato, è la prima maglia bassa del nostro giro di perimetro. Nello stesso punto andiamo quindi a lavorare una seconda maglia bassa. Per realizzare l'ultimo punto della nostra sequenza, la catenella, utilizziamo un ago. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo e poniamo il filo su un ago. Ruotiamo il pannello in modo da avere frontalmente davanti a noi il lato corto. Con l'ago entriamo da dietro sotto ad entrambe le costine della prima maglia bassa lavorata per il giro di perimetro, la prima che ci si presenta qui in alto, e portiamo il filo verso di noi. Torniamo poi indietro all'ultimo punto basso lavorato, questa volta passando al centro tra le 2 costine che lo compongono, portando il filo da verso di noi verso il retro del fondo.
Filo che andiamo poi a bloccare utilizzando l'ago al di sotto dei punti bassi che abbiamo appena lavorato. Al termine del giro di perimetro il nostro fondo ha queste misure 26 x 12 cm. Realizzato un nuovo cappio, scegliamo una maglia qualsiasi tra quelle presenti sul fondo. Sfilato l'uncinetto, con questo andiamo ad entrare nella costa retro, quella più lontana rispetto a noi, del punto scelto. Prendiamo il filo, lo poniamo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso. Prendiamo il filo e blocchiamo. Dobbiamo lavorare una maglia bassa in costa retro per ciascun punto che ci si presenta, senza aumenti e senza diminuzioni. Mi sposto quindi nella costa retro del punto successivo, prendo il filo e lavoro un punto basso. Faccio lo stesso nel punto successivo e proseguo in questo modo per tutte le maglie che mi si presentano fino al termine del giro. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro sull'ultimo punto disponibile, chiudiamo questo giro e cominciamo la vera e propria lavorazione del corpo borsa. A sinistra abbiamo il punto con il quale ci siamo agganciati al nostro fondo e accanto il primo punto basso completo. Passiamo sotto ad entrambe le costine del primo punto basso completo, prendiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Nello stesso punto dove abbiamo appena chiuso con una maglia bassissima andiamo a rientrare e lavoriamo un punto basso. La maglia bassa che abbiamo appena lavorato ha formato un filo, questo qui, sulla sinistra. Con l'uncinetto dobbiamo rientrare al di sotto di questo filo e lavorare un secondo punto basso. In questo modo. E questa combinazione di due maglie basse, una dentro l'altra, va a sostituire il primo punto alto di questo giro. Soprattutto per i principianti consiglio di segnare con un marcatore la parte superiore di questa sequenza di punti. Nello stesso punto di base dobbiamo ora lavorare due maglie alte. Questo giro è quindi cominciato con 3 maglie alte, una sostituita da 2 maglie basse lavorate nello stesso punto di base. Saltiamo ora 2 punti sulla base e nel terzo andiamo a lavorare nuovamente 3 punti alti. Salto quindi 1, 2, vado nel terzo e lavoro una, 2 e 3 maglie alte nello stesso punto di base. Saltiamo 2 maglie di base, nella terza lavoriamo 3 maglie alte. Questo sarà il risultato. Dopo aver lavorato le 3 maglie alte, dobbiamo sempre saltare 2 punti di base e nel successivo lavorare altre 3 maglie alte. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare qui, al termine del nostro giro. Al termine del giro, se abbiamo lavorato correttamente, ci avanzeranno 2 maglie di base. Una è questa maglia bassa, l'altra è la maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente. Dobbiamo ora chiudere questo giro e cominciare il successivo. Sopra la coppia di maglie basse che va a sostituire il primo punto alto, qui dove abbiamo posizionato il marcatore, dobbiamo eseguire un punto bassissimo. Rimosso il marcatore, vado quindi ad entrare sotto ad entrambe le costine ed eseguo un punto bassissimo. Dobbiamo ora ruotare tutto il nostro lavoro e lavorare la nostra borsa guardandone l'interno. Questo è l'interno del progetto. Da questa parte abbiamo l'esterno. Subito sotto di noi, vedete, c'è uno spazio, questo qui che sto allargando con il mio dito. Con l'uncinetto dobbiamo entrare all'interno di questo spazio,
prendere il filo, portarlo a traverso e lavorare una maglia bassa. Lavoriamo poi una seconda maglia bassa prendendo la metà del filo, questo qui a sinistra, esattamente come avevamo cominciato il giro precedente. E lavoriamo così 2 maglie basse, una dentro l'altra. Segniamo questo punto con un marcatore. Sempre all'interno di questo spazio lavoriamo 2 punti alti. Carichiamo il filo sull'uncinetto, passiamo all'interno e lavoriamo una, e 2 maglie alte. Dobbiamo proseguire lavorando gruppi di 3 maglie alte all'interno di ciascuno spazio che ci si presenta in questo giro. Quindi saltiamo questi punti, andiamo nello spazio successivo e al di sotto vi lavoriamo 3 maglie alte. Ci spostiamo nello spazio successivo e ripetiamo. Proseguiamo in questo modo con 3 maglie alte in ciascuno spazio che ci si presenta fino al termine del giro. Lavorato l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, chiudiamo questo giro come abbiamo chiuso il precedente, cioè con una maglia bassissima qui, sotto alle 2 costine della coppia di maglie basse che sostituisce il primo punto alto del giro. Tolto il marcatore, entro nel punto, prendo il filo, maglia bassissima e ruotiamo nuovamente il lavoro tornando a lavorare sulla parte esterna del nostro progetto. Avrete già intuito quali sono i passaggi per i giri successivi. Dobbiamo cominciare sempre ogni nuovo giro con le 2 maglie basse che sostituiscono il primo punto alto e lo facciamo lavorandole qui, nello spazio che si viene a creare tra i gruppi di maglie alte lavorati nel giro precedente. Quindi con l'uncinetto entro in questo spazio, lavoro la prima maglia bassa, all'interno della prima maglia bassa lavoro la seconda e segno questo punto con un marcatore e nello stesso spazio lavoro le 2 maglie alte, così da ottenere il mio gruppo di punti formato da 3 maglie alte lavorate nello stesso spazio. Procederò poi lavorando 3 maglie alte sotto ciascuno spazio fino al termine del giro che si chiuderà qui con un punto bassissimo sulla maglia che abbiamo segnato con il nostro marcatore. Dopodiché volteremo il lavoro e dall'interno della borsa andremo a ripetere questi passaggi. Tutto il corpo del nostro progetto viene lavorato in questo modo. Un giro si svolge guardando l'esterno della borsa, il giro successivo guardando la borsa dall'interno. Al termine di ogni giro dobbiamo quindi sempre ricordarci, dopo aver eseguito il punto bassissimo, di girare il nostro lavoro. Proseguiamo quindi in questo modo con i nostri gruppi di 3 maglie alte, girando il lavoro ad ogni giro, fino ad ottenere un corpo borsa come questo. Ho lavorato in tutto per 23 giri, raggiungendo un'altezza complessiva di circa 26 cm. Proseguiamo ora con la parte superiore del nostro progetto. Questo giro che vado adesso a completare è lavorato sull'esterno del mio progetto. Da questo momento in poi lavoriamo solamente su questo lato della nostra borsa, senza più voltare il lavoro. Eseguo la stessa chiusura realizzata per i giri precedenti. Rimuovo il marcatore e sulla maglia segnata concludo con un punto bassissimo. Non vado a voltare il lavoro, proseguo sempre su questo lato del progetto. Con l'uncinetto rientro nella stessa maglia dove ho appena chiuso il giro con un punto bassissimo e vado a lavorare le 2 maglie basse, una dentro l'altra, che sostituiscono un punto alto,
che vado a segnare per comodità con un marcatore. Proseguo poi lavorando una maglia alta sopra ciascun punto che mi si presenta. Quindi vado sul punto successivo e lavoro un punto alto e proseguo in questo modo, punto su punto, fino a ritrovarmi al termine di questo giro. Prima di proseguire con i giri successivi, dobbiamo suddividere la parte superiore del nostro progetto, così da poter poi ricavare i nostri manici. In particolare, nella parte superiore della mia borsa ho circa 42 cm. Vado a posizionare i miei marcatori a 12 cm di distanza dal bordo sinistro del mio progetto. E stessa cosa faccio poi dall'altra parte, posiziono i marcatori a 12 cm di distanza dal bordo destro. Su un totale di 42 cm i miei marcatori saranno posizionati sul 12° e il 30° centimetro. E questi passaggi li devo ovviamente ripetere su entrambi i lati del mio progetto. Per ottenere un risultato omogeneo ed evitare che si formi un gradino sulla nostra lavorazione, andiamo a chiudere questa parte del corpo borsa utilizzando un ago. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo e poniamo il filo su un ago. Questa è la maglia che avevamo segnato con il nostro marcatore. Ci spostiamo sulla successiva a sinistra e vi entriamo da dietro con l'ago passando sotto ad entrambe le costine. Possiamo rimuovere il marcatore e torniamo poi indietro all'ultimo punto alto lavorato, passando al centro tra le due costine che lo compongono. Il filo passa così dall'esterno della borsa verso l'interno. Filo che andiamo a bloccare al di sotto dei punti che abbiamo appena lavorato, sempre utilizzando l'ago. Bloccato il filo, mi sposto di qualche maglia sulla sinistra, realizzo un nuovo cappio con un nuovo filo ed entro con l'uncinetto sotto ad entrambe le costine della maglia che ho scelto. Pongo sul filo, lo porto attraverso e vado a bloccare il tutto. Lavoro una maglia bassa sopra ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare al prossimo marcatore. Rimuovo il marcatore e sulla maglia segnata lavoro un punto basso. Dobbiamo ora saltare tutte queste maglie fino al prossimo marcatore e andare a sostituirle con delle catenelle. Queste catenelle andranno a formare i nostri manici. Più catenelle lavoriamo, più lunghi saranno i manici. Non avendo multipli da rispettare, siamo noi a decidere quante catenelle realizzare. Nel mio caso, per il mio manico, ho deciso di realizzare 80 catenelle. Completate le catenelle e controllato che siano tutte rivolte nello stesso verso, saltiamo questi punti e andiamo direttamente qui, sul prossimo marcatore. Su questa maglia dobbiamo lavorare un punto basso. Rimuovo il marcatore e lavoro una maglia bassa. Proseguo lavorando una maglia bassa sopra ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare al prossimo marcatore. Qui lavoro un punto basso e devo replicare esattamente lo stesso numero di catenelle appena lavorate sull'altro lato del progetto, così da creare il secondo manico. Completate le catenelle, salterò tutti questi punti fino ad arrivare qui, alla maglia segnata col mio ultimo marcatore. Su questo punto lavorerò una maglia bassa così da bloccare le mie catenelle e proseguirò con una maglia bassa sopra ciascun punto fino ad arrivare al termine di questo giro. I passaggi per la chiusura e l'inizio del prossimo giro sono quelli che andremo a ripetere per i prossimi 2 giri di lavorazione. Questa è la maglia con la quale abbiamo agganciato il nuovo filo al corpo borsa. Questa è la prima maglia bassa completa che abbiamo lavorato. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto ed entriamo da dietro sotto alle 2 costine di questo punto basso completo. Prendiamo l'asola,
la appoggiamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro. Tolto l'uncinetto, questa è l'asola che abbiamo portato sul retro, vi dobbiamo passare sotto, in questo modo, dall'esterno verso l'interno della borsa e recuperare il filo proveniente dalla rocca, così da creare due asole. Recuperiamo quella lasciata sul retro ed eseguiamo un punto basso. Sul punto successivo lavoriamo una maglia bassa. Se volete, su quest'ultimo punto appena lavorato potete posizionare un marcatore così da sapere, al termine di questo giro, dove dovrete passare con l'uncinetto per ripetere i passaggi di questa chiusura. In questo giro dobbiamo lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta. Quindi lavoreremo una maglia bassa sopra ciascun punto basso e una maglia bassa sopra ciascuna catenella che andrà a comporre i nostri manici. Al termine del giro ripeteremo i passaggi per la chiusura che abbiamo appena visto insieme, così da eseguire un secondo giro di maglia bassa sopra ciascun punto. In questo modo daremo maggior supporto ai nostri manici. Proseguiamo quindi lavorando un giro di maglia bassa sopra ciascun punto e un secondo giro, sempre di maglia bassa, sopra ciascun punto che ci si presenta. Completati i 2 giri di punto basso, andiamo a realizzare l'ultimo giro del nostro progetto, dove alterneremo delle maglie bassissime a dei punti canestro. Siamo al termine del giro. Questa volta entriamo frontalmente sul primo punto basso completo del giro che abbiamo lavorato ed eseguiamo un punto bassissimo. Sul punto successivo lavoriamo un altro punto bassissimo e lo andiamo a segnare con un marcatore. Proseguiamo lavorando una maglia bassissima sopra ciascun punto fino ad arrivare al nostro primo manico. Qui dobbiamo lavorare dei punti canestro. Non dobbiamo infatti entrare sotto alle costine qui nella parte superiore del punto, ma dobbiamo scendere qui alla base delle catenelle con le quali abbiamo creato i nostri manici. Entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo, allunghiamo verso l'alto e chiudiamo. Questo sarà il nostro primo punto canestro. Rivediamolo nel punto successivo. Scendiamo qui all'interno della catenella, prendiamo il filo, saliamo verso l'alto e chiudiamo. Dobbiamo proseguire in questo modo lavorando un punto canestro all'interno di ciascuna catenella qui presente sulla base. Nel mio caso il mio manico era composto da 80 catenelle, quindi avrò 80 punti canestro. Una volta completato il manico riprenderemo a lavorare una maglia bassissima sopra ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare al manico successivo, dove riprenderemo a lavorare un punto canestro all'interno di ciascuna catenella. Proseguiremo poi con una maglia bassissima fino al termine del nostro giro, che andiamo ovviamente a concludere insieme. Come chiudere la nostra lavorazione? Abbiamo la maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente e la maglia bassissima che abbiamo segnato con il nostro marcatore. Non lavoriamo la maglia bassissima precedente al marcatore, poiché andiamo a sostituirla con una chiusura invisibile utilizzando l'ago. Lavorata quindi l'ultima maglia bassissima, allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo, sfiliamo e usando l'ago entriamo sotto ad entrambe le costine che abbiamo segnato col marcatore, dall'alto verso il basso, sul fronte del lavoro. Torniamo poi indietro all'ultima maglia bassissima lavorata. Passiamo al centro delle 2 costine che la compongono e attraverso il corpo borsa, portando così il filo all'interno, creando così una finta maglia bassissima di chiusura del nostro progetto. Non ci resta che bloccare il nostro filo all'interno della borsa sotto i punti che abbiamo appena lavorato.
Il nostro progetto borsa è completato. Vi mostro anche la quantità pochissima di filato che mi è avanzata al termine del progetto. Potremo utilizzarla ad esempio per creare un portafogli abbinato a questo progetto oppure un portachiavi. Come avete visto nel corso del tutorial, non ho inserito dei supporti interni a questo progetto perché mi piaceva l'idea di una borsa, ad esempio da mare, molto morbida, da poter riempire con tutto l'occorrente, e non ho neanche foderato la borsa perché mi piaceva l'effetto traforato che si viene a creare grazie a questa lavorazione a punto Granny. Ma ovviamente se lo desiderate potete realizzare una fodera a sacchetto da inserire all'interno del progetto. E se volete ad esempio un fondo borsa più rigido, potete al momento della lavorazione del giro di perimetro andare ad inserire un supporto che potrebbe essere della rete, del feltro, del termoindurente. Insomma, potete poi personalizzare questo progetto secondo il vostro gusto e le vostre esigenze. Ma fatemi ovviamente sapere se questo progetto vi è piaciuto, se l'avete trovato interessante. Potete farlo lasciandomi un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. E vi ricordo che sempre nel box informazioni subito sotto il video potete trovare tutte le informazioni relative a questo filato, dove acquistarlo e tutti i contatti di Borgo dei Pazzi Firenze, sponsor di questo video. Troverete il numero dell'assistenza agli acquisti e anche il canale Telegram al quale vi invito ad iscrivervi per non perdervi tutte le novità e le promozioni di Borgo dei Pazzi. Se andrete poi a replicare questo progetto borsa, mi raccomando, fatemi avere le fotografie su tutti i miei profili social che trovate sempre nel box informazioni sotto il video. Con questa nuova borsa vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto in una mia nuova pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.